Buonasera, benvenuti a questo tutorial dove cercherò di spiegare come ottenere l'effetto del vetro martellato. Per prima cosa creiamo un rettangolo e diamogli delle dimensioni comode, diciamo 200%, vediamo se è abbastanza grande. La usciamo con ESC dal comando. Ecco qua, questo è il nostro rettangolo selezionato con il riempimento fissato su indefinito unset. Adesso diamogli un po' di colore con un gradiente a maglia, che è questo qua, mesh gradient. Lo abbiamo fissato con 3 righe e 4 colonne, potete ovviamente farlo a vostro piacimento. Cominciamo a metterci un po' di colori a caso, anche qui il gradimento è quello dell'utente. Possiamo anche lasciare dei colori grigi o più scuri. Andiamo anche magari sul verde, un verde brillante da qualche parte, qualcosa sul blu o sull'azzurro. Mettiamo qui e ancora azzurro chiaro qua giù. Bene, diciamo che più o meno abbiamo dato il colore al nostro rettangolo. Adesso chiudiamo, cambiamo, aggiungiamo un livello, questo lo blocchiamo, aggiungiamo un livello, attiviamo l'aggancio in particolare dei nodi angolari. Creiamo ora qualcosa che si agganci qui e che si possa riprodurre praticamente come clone in serie, una serie di triangoli per la precisione. Quindi lo facciamo come quadrato, un quadrato qui dalle dimensioni di 10x10, le blocchiamo. No, ovviamente prima andava, ecco qua, non l'avevo inserito correttamente. Ok, adesso sì, lo modifichiamo in tracciato, togliamo questo, con 3 ci avviciniamo all'oggetto selezionato, clicchiamo questa parte del tracciato in modo che vengano selezionati i due nodi anche all'estremità e ne facciamo un segmento dritto. Usciamo dal comando modifica nodi, con CTRL la rotellina torniamo un pochino indietro, CTRL C per fare una copia o Command C se state usando il nuovo 1.0, con CTRL V facciamo un incollaggio. Adesso chiudiamo anche questa finestra dei livelli, questo clicchiamo e trasciniamo sul primo punto, si è agganciato. In questo caso è obbligatorio avere il riempimento settato come indefinito, nessun contorno né per il rettangolo né per il triangolo. Con 4 selezioniamo l'intera scena e creiamo un po' di cloni. Edit, clone, creiamo cloni in serie. Allora, innanzitutto la simmetria. La simmetria non è la semplice traslazione, ma la rotazione 180 gradi. Significa che ogni copia sarà ruotata di 180 gradi rispetto alla precedente. Con Shift diciamo anche di quanto si dovrà spostare ogni copia. Diciamo che dovrà essere spostata del 100% indietro, quindi questo quando farà la sua prossima copia successiva sarà ruotata a 180 gradi e portata indietro del 100%, cioè sarà praticamente a riempire questo spazio, altrimenti sarebbe praticamente come questo. Allora, facciamo che però sia anche alternato questo segno, per cui la prima sarà meno 100, la seconda più 100 e si riposizionerà qui e così via. Numero di righe e colonne sono, che abbiamo fatto, vediamo un po', 10 per 20, se non mi ricordo male quanto ho messo dovrebbero essere sufficienti, e poi tracciamo
tracciamo il disegno sotto i cloni. E cosa vogliamo tracciare del disegno sotto i cloni? Il colore. E quando abbiamo tracciato il colore, che ne facciamo? Lo mettiamo come colore del clone. Diamo, come si dice, il via. E questa è la prima passata. Ci vuole una seconda. La seconda la facciamo con questo clone, eccolo qua, e facciamo la stessa identica cosa. Quindi creiamo anche qui. Bene. Questo è già l'effetto e noi possiamo anche togliere gli originali, e questo già potrebbe essere un nostro primo effetto. È un po' banalotto in effetti, perché i triangoli sono piuttosto grandi. Più piccolo è il triangolo, maggiore è il dettaglio, più evidente è l'effetto, ma maggiore è anche il tempo di realizzazione. Tuttavia, riportiamo un attimo in auge gli originali. Ad esempio questo. Se noi non siamo particolarmente soddisfatti di questo pattern e ci sembra un po' noioso, ricordiamoci che è fatto da cloni e che quindi noi possiamo modificare. E questi si modificheranno conseguentemente. Andiamo a cercare anche l'altro. E anche qui facciamo un altro disegno. Quando siamo soddisfatti, vediamo, e già qui è un po' più movimentato. Questo è tutto per ora e arrivederci al prossimo tutorial. Grazie.